Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi della qualità di un filmato che sicuramente sì è data dalla qualità video, ma come ho già detto in un altro video dove sono andato a confrontare i due microfoni, il Rode Wireless Go con il Sync G2, dal mio punto di vista la qualità audio deve essere maggiore. Perché vedere un bel video ma con una voce cavernicola tipo sicuramente non va ad attirare l'attenzione di chi ci sta guardando e difficilmente riusciamo a passare i concetti che vogliamo dare. Oggi quindi voglio parlarvi di questo microfono wireless della Maono modello VM820. Questa società fa veramente tantissimi prodotti e dispositivi per il suono, quindi sono veramente curioso di andarlo a testare. Quindi andiamo subito ad aprire la scatola, vediamo cosa c'è dentro e andiamo a vedere come funziona. Partiamo! Le caratteristiche principali le andiamo a leggere direttamente dalla scatola. Allora abbiamo detto marca Maono, modello VM820, è un microfono senza fili, quindi un microfono wireless. Poi abbiamo la possibilità di andare ad abbassare e alzare il volume di 6 livelli, la durata della batteria è di circa 6 ore, possiamo parlare sia con il microfono incorporato o collegarci a un microfono esterno lavalier, la distanza di lavoro è di 50 metri. Questa distanza a me fa un po' ridere perché se adesso io mi spostassi di 50 metri diventerei così piccolo, quindi secondo me non ha senso. Quindi poi andremo a testare a una distanza di circa 10 metri che secondo me è la distanza giusta per una ripresa. Qui parliamo di distanza tra il ricevitore e il trasmettitore. Si collega facilmente e lavora su una frequenza di 2.4 GHz. Poi apriamo la scatola, all'interno troviamo i due dispositivi, quindi abbiamo detto con microfono senza fili, quindi abbiamo una parte che riceve e una parte che trasmette. La parte che trasmette è questa perché abbiamo il microfono incorporato, abbiamo la porta per inserire lo spinotto da 3.5 per andare a collegare il lavaliere esterno, tasto di accensione, tasto di mute e tasto per andare a sincronizzare la parte che trasmette con quella che riceve. Qui abbiamo due LED, un LED che ci indica la batteria e il LED di stato che ci indica quando è connesso. Qui abbiamo la porta per andare a inserire le cuffie, quindi per sentire appunto il livello del volume, la porta per andare a collegare la parte appunto che riceve con la nostra videocamera o con il nostro cellulare, tasto di accensione, tasto per andare ad abbassare o alzare il volume, premendo i due tasti insieme andiamo a fare l'accoppiamento con il microfono. Qui sotto abbiamo la porta USB tipo C per andarli a ricaricare. Sempre all'interno della scatola abbiamo i due spinotti USB tipo A, USB di tipo C per andarli a ricaricare, libretto delle istruzioni, abbiamo lingua inglese e lingua cinese e una breve guida, ma è veramente semplice utilizzarli. Abbiamo lavalier, quindi il microfono esterno appunto andare a collegare al nostro microfono, ben due gatti morti, questi servono per andare ad eliminare i rumori quando siamo all'esterno e si applicano direttamente sul microfono incorporato, cavo per collegare la parte che riceve alla nostra videocamera e cavo per collegare la parte che riceve ad un telefono e comoda sacchettina da viaggio per portare il tutto. Allora, andiamo ad accendere il microfono, quindi teniamo premuto il tasto di accensione, LED lampeggia perché naturalmente non trova ancora la parte che riceve, quindi accendiamo anche la parte che riceve, perfetto, LED fisso significa che i due microfoni sono associati. Il livello della batteria lampeggia di rosso, significa che la batteria è al di sotto del 20%, quindi va ricaricata. Poi qui abbiamo il tasto di mute, quando premo il tasto di mute il LED da celeste diventa rosso. Questo è molto importante perché sul microfono che utilizzavo prima non avevo questo LED, quindi a volte mi capitava di inserire per sbaglio il muto e non me ne accorgevo, quindi molto importante avere questo LED. Vediamo le altre caratteristiche principali. Allora, come abbiamo detto, la connessione è da 2.4 GHz, la sensibilità audio 82 decibel, pesano veramente poco, parliamo di 200 grammi, la batteria a litio ricaricabile da 350 mAh, si ricarica in 2 ore e garantisce 6 ore di autonomia e come abbiamo detto prima abbiamo 6 livelli di volume. Bene, adesso non ci rimane appunto che andare a fare il cambio, quindi vado a scollegare il Sync G2 e vado a collegare il Maono e vediamo come si sentono. Eccomi tornato, l'audio che stai ascoltando adesso proviene dal Maono. Io ho collegato il lavaliere esterno presente in confezione perché questa soluzione la trovo molto più comoda. Potrei tranquillamente staccare il microfono esterno e parlare con quello incorporato, ma avere questo attaccato alla maglietta o alla giacca la trovo molto scomoda come soluzione. Quindi adotto sempre questa, il microfono esterno lavalier e tramite la clippettina attaccare il microfono direttamente ai pantaloni. Una cosa che ho notato della spugna del lavaliere esterno è che è molto più solida. Quella che avevo sul vecchio microfono si sfilava con molta facilità e spesso e volentieri la devo andare a cercare.
Allora, bene, la prova che adesso andiamo a fare insieme è quella di allontanarmi appunto dalla parte che riceve di circa 10 metri, che è la distanza secondo me consona per una ripresa, e vedere se il livello e la qualità del segnale rimane stabile. Quindi smontiamo tutto e ci spostiamo in salone. Andiamo. Eccomi qui, siamo a circa 10 metri, forse qualcosa di più di distanza. Io non riesco nemmeno a vedermi dal monitor della mia fotocamera, quindi, però vedo il LED rosso acceso, quindi significa che sto riprendendo. Questo per farvi capire che a volte una distanza così lontana non serve. Comunque io provo a spostarmi, provo anche ad avvicinarmi, così vediamo se effettivamente va tutto bene, riesco a vedere dal monitor che la registrazione è partita, perfetto. Allora, quindi andiamo a testare la bontà del livello del segnale. Se io già mi giro di schiena, quindi metto il mio corpo in mezzo al ricevitore e trasmettitore, potrebbero starci dei problemi. Quindi questa è una prima prova che faccio e che ho sempre fatto per testare i microfoni, quindi capire se effettivamente la presenza di un oggetto, che in questo caso è il mio corpo, possa in qualche modo dar fastidio al microfono. Quindi poi questo andremo a vedere in post produzione, perché io adesso prendo tutto, lo vado a post produrre, quindi naturalmente non vado a modificare il suono, ma comunque voglio rendermi conto effettivamente di come sta avvenendo, e poi naturalmente andremo a fare insieme le conclusioni. Adesso cambio stanza, quindi metto in mezzo anche dei tramezzi, ma questa è una prova estrema, difficilmente uno quando parla prende e va via. Comunque ho cambiato stanza, mi sto allontanando moltissimo, ho cambiato 2 stanze, quindi spero, sono arrivato praticamente dalla parte opposta di casa, e poi andremo a vedere effettivamente dove il segnale si è perso o se si è perso. Io ancora ho il LED acceso, quindi fisso, quindi dal mio punto di vista sembrerebbe che ancora il segnale è buono, questo poi lo andremo a vedere. Quindi le prove che volevo fare l'ho fatto, distanza di circa 10 metri, poi andremo a vedere come si comporta. Ho messo il mio corpo in mezzo per capire se effettivamente c'è una perdita di qualità o perdita del segnale, e mi sono spostato in un'altra stanza mettendo almeno altri 2 tramezzi nel mezzo per capire effettivamente la stabilità del segnale. Questo, ripeto, che è una prova un pochettino estrema. Adesso voglio giocare invece sul volume, quindi mi avvicino. Allora, mettiamo il volume a 0, quindi premo 1, questo è il livello del volume a 1, quindi poi andremo anche a capire i livelli, ma sui livelli dal mio punto di vista dovete giocare voi per trovare appunto qual è quello che più vi piace. Adesso siamo a livello 3 e dal mio punto di vista 3 è la metà e il giusto sta nel mezzo, quindi io l'ho sempre tenuto a 3, massimo 4, dipende. Questo è il livello 4, vedo ancora nel range ci siamo, quindi non ho picchi di rosso sul livello del volume. 5, e anche in questo caso ancora il range è corretto. Ultimo livello, 6, questo è il livello massimo del volume ed effettivamente qui vedo che sono quasi sul rosso. Quindi come ho detto, questo poi sta a voi giocare con i livelli e capire qual è quello che secondo voi è più adatto per il vostro utilizzo. Quindi scendo nuovamente e lo riporto a 3, questo è il livello 3, è quello che dal mio punto di vista io utilizzo più o meno in tutti i microfoni, sono sempre nel mezzo. Amici, adesso come ho detto raccolgo tutto, vado in post produzione e ci vediamo a breve per le conclusioni. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni, le sto facendo direttamente dal microfono Maono. Dopo aver visto il video e soprattutto ascoltato l'audio registrato da questo microfono, posso essere solo che contento, perché ha superato a pieni voti tutti quanti i test e perché la qualità audio è veramente molto interessante, e ancora non vi ho detto il prezzo. Questo microfono costa circa 90 euro, come sempre scritto nel video, vi lascio il link per andarlo a vedere, e rapporto qualità-prezzo direi che è ottimo, Maono ha fatto veramente un ottimo lavoro. Unica pecca, ma parliamo di un microfono economico, è che non ha il display, quindi non possiamo andare a vedere il livello della batteria o il livello del volume, ma se andate sul sito della Maono sicuramente trovate altri microfoni che costano un po' di più, ma hanno anche il display. Amici, il video termina qui, come sempre se avete delle curiosità lasciate nei commenti, a presto al prossimo video, Flavio.